Mourinho sì, Mourinho no, Mourinho forse. È caccia aperta a quello che farà il tecnico della Roma. L'ultima notizia bomba è del 6 aprile scorso. Questo il titolo dal Corriere dello Sport. Follie saudite, offerta monstre da 120 milioni. Il Corriere non è stato il solo a scrivere di questa clamorosa offerta. Anche altri giornalisti il 4 aprile avevano annunciato la proposta dall'Arabia Saudita. Oddio! A questo punto non mi tengo più e mi vien da dire: tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Donne, ragazzi, vecchi, fanciulle. Qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto. Senza scomodare il barbiere di Siviglia, ritengo che la storia di Mourinho da parte del giornalismo sportivo sia ridotta ad una farsa. Come già detto nella scorsa edizione di Dai Roma News, dove ho riportato alcuni titoli, del quotidiano Il Messaggero, alcuni giornalisti da operetta, dovendo scrivere tutti i giorni qualcosa per guadagnarsi il loro stimabile stipendio, non perdono tempo nell'inventarsi ogni giorno qualche notizia esaltante. Tutto nasce dal fatto che il prossimo anno il contratto di Mourinho va in scadenza, e che quindi, visto che lo stesso allenatore recentemente, avendo risposto ad una domanda sul suo futuro, aveva dichiarato: potevo andarmene a dicembre, e invece sono qua. Non importa se sia felice o meno. E poi ancora qualche giorno fa: la mia situazione è molto chiara, dal punto di vista contrattuale ho ancora un anno di contratto. Il calcio è calcio, qualche volta i contratti non sono la cosa più importante. A questo punto era iniziato il tormentone su cosa farà Mourinho, ed è continuato sui perché i Friedkin non vogliono incontrarlo. Ad essere sinceri, si può dire che sia lo sport prediletto dai giornalisti nostrani, l'abitudine di scrivere che una società deve rinnovare i contratti almeno 2 anni prima della scadenza naturale. E questo sia all'allenatore X o al calciatore Y. Il tutto forse è dovuto al fatto che il loro contratto di lavoro non può essere ritoccato nel breve o lungo termine, e quindi consumano le loro frustrazioni verso i giocatori e allenatori contro i loro padroni, le società. Oltretutto, trattandosi di Mourinho, rende il tutto ancora più succolento. Detto questo, il buffo della storia è che lo stesso 6 aprile un sito internet spagnolo, Relevo.com, dichiarava: Mourinho in lizza per la panchina del Chelsea, contatti con i Blues. E con ciò ho detto tutto. E quindi, dai Roma!